Non so come sono finito qua, ma sono nei sotterranei dell'Empire State Building. Oggi vi racconto i segreti del palazzo più famoso d'America. Sono all'interno dell'Empire State Building per un tour esclusivo del palazzo. Entreremo in luoghi nascosti che non sono raccontati nelle classiche visite. Una volta entrato, per prima cosa, mi hanno portato nei sotterranei fino ai tunnel del vento del palazzo, costruiti originariamente per gestire il raffreddamento dell'edificio, che ovviamente negli anni 30, quando è stato costruito, non aveva l'aria condizionata. E quindi per raffreddarlo durante le stagioni più calde era necessario questo tunnel sotterraneo che portava quindi aria fresca all'interno del palazzo stesso. Questo è un tunnel del vento e siccome è costruito molto vicino a un fiume era fondamentale avere anche un modo per evitare che il fiume desse problemi al palazzo. Quindi questi tunnel, quando piove tantissimo o quando ci sono gli uragani, si riempiono. E a questo punto finisce l'ultima luce e comincia il buio più totale dell'Empire e diventa sempre più basso. Qua c'è una caldaia. Hey, it ends here. Ok, interessante. Stiamo partendo dai sotterranei, ma esploreremo tutti i backstage dell'Empire State Building qua a New York. Ok, torniamo su, qua è mezzo allagato. E questi sono i livelli, questo il 5 è il livello massimo che l'acqua ha mai raggiunto durante un uragano. Ok, qua c'è da spiegare un paio di cose. Ovvero, avete presente quelle sorte di camini arancioni e bianchi in giro per la città? Bene, New York City inizialmente veniva scaldata con dei camini, semplicissimi, bruciando diversi materiali, tra cui il carbone. Tuttavia era decisamente problematico perché si formavano grosse nubi di smog, l'aria era decisamente peggiore e man mano crescevano anche i costi di gestione effettiva del carbone, senza contare lo spostarlo in giro per la città e in città era complicatissimo. Per questo motivo fu introdotto il riscaldamento a vapore, che è ciò che New York usa tutt'oggi. Per farla breve, purificano l'acqua della città e poi la scaldano in queste enormi caldaie che vanno a metano. L'acqua si trasforma in vapore che viene poi spinto in giro per la città, finendo nei diversi edifici che lo smistano in base a ciò che è necessario. In parte viene utilizzato per il riscaldamento, in parte in alcuni casi anche per il raffreddamento. Ci sono specifici condizionatori che convertono il vapore e lo usano poi per raffreddare l'edificio, e ancora viene utilizzato per sterilizzare oggetti, soprattutto negli ospedali. Insomma, le funzioni sono molteplici e tutta quest'area all'interno dell'Empire State Building serve proprio per gestire tutto il vapore che arriva all'edificio, per poi mandarlo in giro e scaldare effettivamente il palazzo. E per chiudere il discorso, tornando ai camini in giro per la città, a cosa servono? Tutto questo sistema è gigantesco e copre tutta New York, ma ha anche molto spesso dei problemi. Ci sono delle perdite all'interno dei tubi, la pressione del vapore è molto alta e queste perdite finiscono per arrivare sotto la strada e cercano quindi una valvola di sfogo. I camini vengono inseriti perché ogni volta che si verifica una perdita, l'asfalto, i tombini rischierebbero di esplodere per via della pressione. Quindi nel frattempo che la perdita viene riparata, vengono inseriti questi camini così da dare uno sfiato al vapore ed evitare problemi. Poi nel frattempo sistemano, riparano e lo eliminano e spostano lo stesso camino in un altro punto della città dove c'è un'altra perdita. Queste sono costanti e tantissime praticamente a ogni angolo della città, ma è l'unico modo per gestire in maniera efficace il vapore ed evitare grossi problemi ed esplosioni costanti a New York. Questi sono tutti i progetti originali dell'Empire che hanno deciso di salvare. All'apertura uscirono notizie false, compresa anche una foto ritoccata, dell'atterraggio di un dirigibile sulla punta dell'Empire State Building, cosa effettivamente impossibile, anche se si passarono degli oggetti tra un dirigibile e la punta dell'Empire e vennero scattate alcune foto proprio da dirigibili di passaggio sopra al palazzo. Però in città si diffuse la notizia che era possibile per i più ricchi arrivare in dirigibile direttamente a New York e usare l'Empire State Building come porto per atterrare e scendere poi direttamente in città. Qua abbiamo tutti i progetti originali, questi compresi, che alcuni sono un po' rovinati dal tempo, ma è assurdo pensare che questa è tutta roba originale per la costruzione. Normalmente un tour così sarebbe impossibile. L'Empire State Building è un luogo super sicuro e fanno 1000 controlli, metal detector. Ho l'opportunità di conoscere persone che poi mi danno la possibilità di fare queste cose esclusive che normalmente non si potrebbero fare. Comunque appunto la sicurezza è tantissima, ma se riesco a finanziare tutto questo anche grazie ai miei sponsor, in particolare NordVPN, che di sicurezza ne sa a palate. Anche nell'Empire c'è il wifi gratuito e se vi connettete a wifi pubblici ha sempre senso fare attenzione. Le reti pubbliche possono essere utilizzate per intercettare i tuoi dati. Dei malintenzionati possono inserirsi tra te e la tua destinazione online e questo gli permette di conoscere e modificare i tuoi dati. Si chiama attacco man in the middle. Magari sei all'Empire, vedi la connessione wifi
Empire State Building, ci premi sopra senza pensarci troppo, ma è una rete fittizia creata da una persona in un angolino che ha creato questa rete wifi per far sì che tutti ci connetta, per rubarti dei dati. Succede purtroppo. Tramite NordVPN avrai i tuoi dati crittografati e quindi non sarà possibile per la persona, anche dovessi connetterti, accedere a un bel niente di quello che tu stai trasmettendo. Per cui l'attacco non andrà a buon fine e tu puoi startene tranquillo. E questo è solo uno dei tanti motivi per cui ha senso fare e avere NordVPN. Ma ve li racconterò tutti man mano nel corso del tempo. Se vi interessa, nordvpn.com/Efrem per accedere a uno sconto esclusivo a tempo limitato, sconto disponibile solo col mio link. Ma la cosa più interessante è che potete provarlo tranquillamente per 30 giorni, soddisfatti o rimborsati, nel caso in cui non sia di vostra soddisfazione. nordvpn.com/Efrem. Questo è il cavo dell'Empire State Building. All'inizio, negli anni 30, quando è stato costruito, giravano molti soldi in contanti effettivamente, e loro i soldi dell'edificio li tenevano nel loro vault personale, tipo Paperon dei Paperoni. È fichissima questa cosa e funziona ancora, semplicemente adesso la usano per scartoffie e hanno inserito queste gabbie per non dover chiudere più la porta, che è incredibile. Cioè, guardate i meccanismi e i dettagli che ha. Comunque è pazzesco pensare che usavano questo per tenere effettivamente i soldi, ma così è, con la sua combinazione e poi l'apertura, come quella dei cartoni animati, dei film, che sembrano sempre finti ma in realtà li usavano davvero. Questi sono alcuni degli originali mattoni dell'Empire, della base della costruzione, delle fondamenta praticamente. Ok, ci spostiamo ai piani più alti. L'Empire è diventato veramente un simbolo della città e se pensi a New York City è il primo palazzo che probabilmente ti viene in mente. Ed è un simbolo reso tale grazie alla cultura cinematografica americana che l'ha reso effettivamente iconico. Questa è la hall che racconta la storia dell'Empire. Questa la potete vedere se fate il tour VIP e c'è tutta la costruzione con le persone che effettivamente costruivano l'Empire in mezzo, cioè sulla città, sul nulla, senza imbragature, senza niente. Però effettivamente, essendo durante la Grande Depressione, almeno avevano un lavoro e potevano portare il pane a casa. Era un periodo difficile e costruire un palazzo significava avere un lavoro fisso per un bel po' di tempo. Ah, ci sono anche gli articoli di giornale dell'epoca e lavoravano in team, quindi la prima persona passava i bulloni, lui li inseriva e lui metteva la sicurezza all'altro lato del bullone, e se uno di loro era malato veniva bloccato il lavoro per quella giornata di malattia, perché lavoravano sempre così, sempre in team, e c'erano persone specifiche per ogni parte del palazzo. È assurda la precisione e l'organizzazione che avevano. Questa era la lobby originale del palazzo e sono stati fatti dei lavori nel corso del tempo. Qui la stavano ancora costruendo, tanto che era stato cancellato questo soffitto che poi 10 anni fa, una decina d'anni fa, è stato ristrutturato e riportato all'originale splendore. Eccolo, quasi finito. E questo è il giorno dell'apertura dell'Empire State Building. Qua ci sono delle pubblicità dell'Empire e copertine di diversi magazine all'epoca dell'apertura. Questi sono bellissimi. E poi anche in seguito. E qua c'è anche Icaro. Non so se avete ascoltato la mia canzone, ma si chiama proprio Icaro. King Kong. Diversi film in cui c'è l'Empire in copertina. Alcune delle celebrità che sono venute a visitare: Seinfeld, Zac Efron, c'è anche Topolino, c'è anche Spider-Man, e giustamente. Questo è l'80° piano dell'Empire State Building, che potete visitare anche con le visite classiche. Ho fatto tutto un video sulla visita classica l'anno scorso, quindi potete recuperarvelo per vedere tutti i dettagli anche di questi piani. Stephen Wilshire ha fatto un giro in elicottero di 45 minuti, è un artista ovviamente, e poi nel giro di 5 giorni ha disegnato tutto questo. In realtà questo non è l'originale, quello che vedete nel tour, potete vederlo tutti nel tour normale, perché l'originale in realtà si trova nella green room, che è la stanza che tengono per i VIP, per le persone importanti prima di concerti, tipo quando Eminem ha fatto il concerto, insomma dedicata a personaggi speciali, che però oggi è occupata per tutto il giorno, quindi non possiamo andarci. Ma l'originale è in quella stanza, questa è semplicemente una copia. Pazzesco però, a mano. Saliamo ancora. Questo è l'86° piano, con il classico osservatorio. Già che siamo qua, un velocissimo giro di contorno per darti un'occhiata alla vista, perché no? Ora proseguiamo verso la cima. Questo è il 102° piano. L'anno scorso siamo venuti prima dell'apertura, quindi era ancora sotto chiuso, non c'erano persone. Però è bellissimo, anche questo potete averlo. Credo sia uno dei tour, insomma sul sito trovate tutto comunque. È l'ombra dell'Empire, lol. Ed è il piano più alto che puoi raggiungere sull'Empire. C'è una foto sul mio Instagram, a @Efrem. Questo
Questa è molto banalmente tutta la sala delle comunicazioni e quindi ci sono antenne di tutti i tipi. Queste sono le antenne che trasmettono praticamente in tutta la città e sono situate in questo punto. Però me lo farei un appartamento in questa zona, visto che è vuoto. Wow, qua ci sono tutti i macchinari per la gestione. Ovviamente vista incredibile perché siamo in altissimo. Portano comunicazioni che collegano tutta la tri-state area intorno a New York, quindi non semplicemente lo stato di New York, ma anche gli stati vicini, come la Pennsylvania, ma fino al Massachusetts, che poi in realtà questa parte non è effettivamente gestita in primis dal palazzo, ma dalle diverse compagnie che si occupano di comunicazione. Il palazzo semplicemente fornisce il piano e lo spazio per poi arrivare a comunicare con buona parte delle zone circostanti. Ed ecco qua il soffitto restaurato, bellissimo. Chissà perché hanno deciso di coprirlo anni fa. Musica live nella lobby dell'Empire. E poi qua hanno appena aperto la Starbucks Reserve all'interno dell'Empire State Building. Sono sostanzialmente 3 piani di Starbucks e c'è anche un ristorante esclusivo. Vedete? Ristorante bar, vabbè, al secondo piano perché loro contano i piani in maniera diversa, ma al primo piano c'è il to go and shop e poi c'è la parte di lobby, che è questa, con le pizze che sembrano anche molto buone, la roba di Princi e poi tutta la caffetteria. E poi vabbè hanno classico merchandise esclusivo con tutti i loghi dell'Empire. Merita una visitina di questo Starbucks, secondo me. Se passate per l'Empire State Building poi alla fine un bel caffettino qua da Starbucks secondo me ci sta.